Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a vedere un exchange che ci offre il servizio di copy trading ma in modo diverso dal solito. Infatti se avete fatto copy trading nell'ultimo periodo quasi sicuramente vi sarà capitato di perdere dei soldi. Perché? Perché non conoscete il trader che fa al caso vostro, perché vari exchange, parliamoci chiaro, ormai stanno dando la possibilità a tutti di improvvisarsi dei trader, quindi magari uno va lì, si candida e diventa trader da copiare, che non mi sembra proprio giusta sta cosa, e forse ho trovato un modo che può risolvere questo. Durante quest'anno ho testato vari servizi di copy trading e da oggi comincerò a testare anche quest'altro servizio. Stiamo parlando di un altro exchange, anche lui ci offre la possibilità di fare copy trading ma in modo diverso. Perché? Perché ci sono dei trader selezionati, ma dopo andiamo a vedere. Prima però mi raccomando, voglio un bel like per supportare questo video e soprattutto in descrizione vi lascio il link per registrarvi dove potete ottenere il 20% di sconto sulle commissioni. E adesso direi di andare a vedere subito di cosa si tratta. Qua ci troviamo all'interno dell'exchange, ripeto, stiamo parlando di BingX che come possiamo vedere dalla pagina principale ci fa dire che ci sono dei movimenti, dei volumi, di scambio di volumi per 8,4 miliardi nelle ultime 24 ore, che non è niente male, anche perché in Europa è veramente poco sponsorizzato, non è ancora conosciuto, ma sta cominciando ad espandersi anche in Europa, quindi presto sicuramente ne sentirete parlare anche da altre persone, ovviamente. Andiamo a vedere subito cosa è possibile fare un po' all'interno dell'exchange, diciamo una panoramica generale, dopodiché andiamo ad approfondire il lato copy trading, che secondo me è quello che vi interessa di più conoscendovi. Ovviamente ci sono le sezioni base, come ad esempio Buy Crypto, che appunto ci permette di acquistare cripto, ma direi queste sono cose base. Market, ovviamente possiamo andare a vedere un po' i mercati, i grafici, quindi e tutto il resto. La sezione spot che dovrebbe essere a zero fee, anzi no, è a zero fee. Poi c'è la nostra amata sezione future, che sono quelli poi che ci servono per associare il nostro conto al trader da copiare eventualmente. Quindi diciamo che se noi depositiamo nel nostro conto standard, nel nostro conto spot, dopodiché dovremo spostarlo nel conto future per permettergli di operare. Ma la cosa bella di BingX è che possiamo utilizzare future, possiamo operare in future non solo con le criptovalute, ma anche su Forex, sugli indici, sull'oro, eccetera. Quindi direi che questa è un'ottima cosa, anche perché se troviamo un trader che magari è bravo alla sua strategia ma opera sull'oro, noi ci dovremmo spostare su un altro broker o qualsiasi altra cosa. Invece qua possiamo fare tutto all'interno di BingX. Questa secondo me è un'ottima cosa. Come vedete troviamo anche la sezione Academy, abbiamo anche la sezione Grid Trading, che appunto ci dà dei bot a disposizione, diciamo, da settare, o non so se ci sono già programmati in automatico, ma credo di sì. C'è il Future Grid, Spot Grid e Spot Infinity Grid. Direi che i bot ce li andiamo a testare in qualche altro video dedicato, magari avviandone uno e vedere come possiamo settarcelo proprio noi. E ovviamente siccome questi qua che lavorano in spot, quindi Spot Grid e Spot Infinity Grid, anche loro sono a zero fee, ovviamente, perché abbiamo appunto, come dicevo prima, c'è il vantaggio di avere zero commissioni nei conti spot. Cosa più importante, passiamo alla sezione copy trading. Ovviamente nella pagina principale abbiamo i trader più importanti, quelli che hanno fatto più profitto, eccetera. Ma la cosa che ci interessa di più è appunto che i trader sono selezionati, quindi non troveremo trader improvvisati, ma devono superare una sorta di test. Quindi magari nell'ultimo mese devono portare dei risultati, devono dire che tipo di strategia utilizzano e soprattutto che grado di rischio hanno questi trader. Quindi diciamo che possiamo andare a controllare tutto quello che ci serve. Infatti facciamo proprio un esempio pratico. Come vedete dalla prima pagina ci sono alcuni trader, facciamo degli esempi. Ad esempio qua il grado di rischio è 4, qua è 3, qua è ancora più basso, 2. E se noi andiamo a vedere proprio questi trader, ad esempio qua andiamo su questo, proprio casuale, io adesso ancora non l'ho iniziato a seguire, ci va a dire tutto. Ci va a dire negli ultimi 30 giorni cosa ha fatto, andiamolo a vedere negli ultimi 180 giorni, diciamo che vabbè non è proprio così male. Credo che questa sia stata la perdita massima del 5,5%, diciamo che come statistiche non è male. Ovviamente cosa da controllare, current position, sono le posizioni che ha ancora aperte. Come vedete questa ad esempio opera sul Nasdaq ma anche su Bitcoin, quindi può variare. Utilizza una leva abbastanza bassina perché solitamente, sapete, no, per fare più volumi i trader in altri exchange solitamente utilizzano le leve 50, e molto probabilmente c'è il rischio di bruciare, liquidare e essere subito liquidati, mentre qua vedo che comunque sia si mantengono. Altra cosa importante sul copy trading che
appunto possiamo definire non solo copy trading e basta, ma più che altro social trading, perché se andiamo nella pagina proprio dei feed che ha rilasciato appunto il trader, possiamo andare a capire che strategia usa, perché ha fatto determinati movimenti, oppure comunque sia si possono lasciare dei commenti. Ad esempio qua sotto vedete le persone hanno commentato, hanno detto perché non hai chiuso le posizioni, erano in profitto, invece le fatte tornare a meno 15, quindi possiamo andare a capire anche come opera, possiamo andarlo a chiedere anche assolutamente noi. Questa è una cosa molto molto interessante perché, ripeto, a volte io stesso è capitato di seguire persone che non sapevo manco chi fossero queste persone, non sapevo come operavano, oppure dovevo cercare di capirlo io, seguendolo, copiando delle posizioni, eccetera. Invece qua possiamo andarlo a capire già prima, e anzi ci viene dato molto spesso, c'è il contatto Telegram, vabbè questo sarà cinese, non so. Molto spesso troviamo anche il contatto Telegram, quindi possiamo magari anche proprio contattare e chiedere a lui in tal caso. Possiamo andare a copiare, diciamo, i bot che programmano queste persone, quindi non solo possiamo andare a copiare il trader che opera, diciamo, in modo manuale, ma anche chi ha settato il proprio bot e l'ha lasciato lavorare. Ad esempio qua Spot Grid Trader, questi sono dei trader che lavorano appunto con i bot e ci vanno a dire in che modo viene settato il loro bot e come operano. Vedete, ad esempio, ovviamente anche qui è tradotto, ma ci fa dire, per esempio, usa il tuo stop loss, se lo stop loss colpisce attendi fino alla stabilità del mercato, dopodiché ricomincia a copiare, non lasciare nel conto il tuo profitto giornaliero, prendi sempre il tuo profitto giornaliero, segui almeno con 500 USDT, diciamo che comunque sia ognuno lascia le proprie indicazioni per capire meglio come operare e soprattutto in che modo opera lui. Quindi se poi anche voi siete dei trader, volete candidarvi e magari superate, diciamo, la selezione, appunto diventate dei trader, potete rilasciare la vostra strategia, in che modo operate, potete andare a avvisare i vostri seguaci, diciamo così, su come settare, su come gestire il capitale, oppure comunque sia aggiornarli sul motivo perché non avete chiuso una determinata posizione o perché avete aperto una determinata posizione. Comunque, diciamo, si crea proprio una sorta di social trading. Molto probabilmente, ripeto, se stavate facendo copy trading su altri exchange, potrebbe essere il servizio che fa il caso vostro. Ma cosa interessante, come dicevo prima, che c'è la possibilità di lavorare anche su Forex, quindi non solo su cripto, ma se troviamo un trader bravo in entrambi i mercati o su mercati diversi, appunto c'è la possibilità di seguirlo anche lì. Per quanto riguarda l'iscrizione e tutto il resto, anche qui molto semplice, non c'è bisogno del KYC, quindi non c'è bisogno di inviare documenti e così, o almeno non è necessario. Poi se volete verificare l'account si può fare, però vi permette comunque di fare tutte le transazioni eccetera anche senza verifica. Ovviamente vi consiglia anche per sicurezza, ad esempio il 2FA con Google Authenticator eccetera. Per depositare anche qui molto semplice, andiamo sul nostro portafoglio in alto a destra, depositare, selezioniamo la moneta, in questo caso USDT, facciamo un esempio se vogliamo far arrivare i fondi direttamente da un altro exchange, rete TRC20, copiate l'indirizzo eccetera. Questo penso che siano, diciamo, basi che già conoscete. Per ritirare la stessa cosa, ovviamente è possibile depositare anche con carta, si paga la commissione credo dell'1%, quindi non è nemmeno tantissimo. E per il resto credo che sia veramente molto semplice. Poi magari sicuramente me ne sentirete parlare ancora, appunto perché comincerò anche io un po' qua e là a copiare qualcuno per testare un po' anche questo servizio. Altra cosa bella è che vi danno possibilità di ottenere dei bonus, come infatti registrati per richiedere bonus fino a 5.135 euro, ma non solo, perché sicuramente ci saranno altri bonus, ma se ci sarà la possibilità di ottenere altri bonus sicuramente ve ne parlerò e vi dirò come ottenerli. Quindi mi raccomando, restate aggiornati e ripeto, io continuerò a provare questo servizio anche perché proverò il copy trading anche da qui. Se qualcosa non è stato chiaro fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!